Bella ragazzi, bella. Oggi siamo qua per parlarvi di un argomento di cui vi abbiamo parlato già tante volte, ma che è sempre bene riaffrontare ogni tanto, soprattutto in questi periodi, inizia il caldo, i magnifici cianobatteri. Allora, vi abbiamo scritto diversi articoli, diversi interventi, ne abbiamo parlato a lungo, però di base ci piacerebbe ogni tanto fare un recap di come gestirli. Io quello che vi consiglio comunque in maniera spassionata, ma ve lo ridirò più volte nel video, è di leggervi gli articoli che abbiamo fatto, in particolare quello su Iddino, perché comunque il processo è molto simile, sono piccole le differenze, cioè se le differenze biologiche sono comunque molto grosse tra le due differenti specie, e il processo comunque di risoluzione utilizzando i nostri sistemi, i nostri protocolli è molto simile. Bon, cianobatteri, senza farla troppo lunga. Cause, rischi, sì, c'ho sempre i miei punti. Cause, rischi, correzioni e come la gestiamo. Cause. Infinite cause, a partire comunque generalmente da sbilanciamenti nel sistema. Generalmente sbilanciamenti che possono essere legati a fattori di nutrienti, quindi magari sistemi in cui sono carenti o addirittura azzerati i nutrienti azotati, quindi nitrato, l'ultimo scarto è il nitrato, e sono presenti invece per esempio fosfati. Quando i nitrati sono veramente a zero, i fosfati sono presenti, cianobatteri, essendo comunque azoto fissatori, possono procurarsi l'azoto da altre fonti, quindi non hanno questa limitazione e quindi prendere il sopravvento rispetto ad altre specie batteriche o altre specie algali, microfaune, insomma, che siano invece limitati dalla mancanza di questo nutriente particolare. Ma non consigliamo semplicemente di inserire del nitrato dentro, ma di seguire tutto un processo che porta ad avere una riduzione dello smaltimento dell'azoto, quindi dei nitrati, in favore piuttosto dei fosfati, se sono presenti. Comunque di solito le cause, a parte il fatto che quando arriva la bella stagione si ripresentano a fare capolino molto spesso, e sono legate a mancanza di movimento, scarsa ossigenazione, presenza di detriti sedimenti nel fondo, i fondali sabbiosi spesso sono più sensibili ai ciano, mancanza di microfauna, fauna bentonica interstiziale adeguata, quindi vari vermetti e varie robe che vi deve tenere il fondo aerato e ossigenato, presenza di detriti, luci sbagliate, infinite ragioni, anche sbilanciamento batterico, anche presenza di eccessi di carbonio organico che lui può, i cianobatteri possono assimilare e trarre quindi un vantaggio anche da questo nutriente. Insomma, le cause più o meno le conosciamo tutte, ma come affrontiamo i ciano e quali sono i rischi? Di per sé i ciano sono molto meno pericolosi rispetto ai dinoflagellati. Stiamo facendo comunque delle generalizzazioni perché esistono infiniti tipi di cianobatteri, infiniti tipi di dinoflagellati, infiniti tipi di microalghe, di fauna, di tutto, quindi stiamo facendo comunque le generalizzazioni che comunque nel nostro settore, nel nostro ambito, sono abbastanza universali, abbastanza standard. E sono molto meno pericolosi generalmente i dinoflagellati. Il loro rischio maggiore è dovuto appunto a un aumento dello sbilanciamento dei nutrienti del sistema, a una loro proliferazione eccessiva con soffocamento dei substrati sabbiosi, dei substrati sui quali fanno il pannicolo, riduzione della microfauna, delle specie di fauna bentonica interstiziale che non se ne nutrono, quindi trovano le microalghe, gli organismi batterici benefici in carenza e non possono nutrirsi dei ciano perché comunque non li gradiscono per infinite ragioni, possono essere di taglia del filamento, infinite ragioni. Diverso è il dino che addirittura possono anche avvelenarli il dino producendo, però non siamo qua a parlarvi del dino. Quindi il rischio è più un rischio di aumento dello sbilanciamento del sistema, quindi questo può causare a lungo andare a carenze, insomma, bisogna toglierli. Non sono nocivi come il dino, che nell'arco di un mesetto ti bruciano gli animali, ti sbilanciano il sistema in maniera folle, però anche i ciano, se li tieni un mese, 2 mesi, 3 mesi, puoi farti danni in vasca e avere molte più difficoltà a toglierli dopo. Quali sono le correzioni? È un poco come il dino, quindi non ve le starò a ripetere tutte. Abbiamo raccolto delle ultime settimane, qualche sistema, appunto siamo appena entrati nella bella stagione, iniziano a fare capolino un po' in giro nelle vasche. Abbiamo raccolto qualche sistema a tipo per farvi capire un poco qual è la gestione. Nel video inseriremo un 2000 litri, un 200 litri e un 20 litri, quindi sistemi che sono, tra virgolette, totalmente diversi in quanto a tecnica, gestione, nutrienti presenti, specie di pesci, insomma, molto diversi.
Il trattamento è sempre stato il trattamento, la correzione è sempre stata la stessa, quindi un bilanciamento di nutrienti primordiale, ma cercheremo di bilanciarli piuttosto che inserendo del nitrato tal quale, magari aumentando il numero di pesci e modificando le capacità del sistema a produrre nitrato, quindi ridurremo che ne so, zeoliti, gli smaltimenti di nitrato primordiale, lasceremo il perlon più a lungo per produrre più nitrati, ci occuperemo di ribilanciare con i fosfati se ce n'è necessità, anche utilizzando Resia. Magari attraverso anche la componente algale potremo ribilanciare nitrato e fosfato, magari cambiandola o inserendone diverse, o insomma ci sono 1000 modi, ma di base ribilanciare i nutrienti è un buon primo approccio. E poi si parla dei classici approcci che abbiamo visto 1000 volte con il dino, con le proliferazioni di batteri, crisofite. Si tratta quindi di ristabilire il microbioma del sistema, quindi una parte batterica, a parte diciamo le componenti classiche, quindi i vari triadi e nutrienti, quindi si tratta di ristabilire il microbioma, di ristabilire la parte di consorzi microalghe, fauna interstiziale, fauna bentonica, zooplancton, dopodiché di dare delle belle pulite, belle sgrassate al sistema con aspirazione ed eliminazione di quanti più ciano possibili. Quindi di base fitoplancton noi consideriamo, perdonatemi, è la guerra biologica, quindi la guerra biologica non solo di posizionamento come può fare lo zooplancton, la microfauna, comunque fauna bentonica, tutti i vari piccoli organismi, ma anche i batteri, ma anche competizione sui nutrienti e guerra chimica. Quindi il Sineco è uno dei migliori, Sineco e Black sono tra i migliori candidati per contrastare chimicamente, diciamo, la proliferazione di cianofilamentosi che fanno il tappetino di gelatina rossa sul fondo e sulle rocce. Di base quindi è sempre la stessa cosa, si pulisce, si sgrassa, si inseriscono batteri, equilibrium, a seconda di come siamo messi con i nutrienti utilizzeremo equilibrium in modalità risoluzione, mantenimento, o se dobbiamo veramente starci leggeri andremo di BioBoost, che comunque il BioBoost è sempre consigliato inserirlo comunque perché sono altri tipi di consorzi, però se magari i nutrienti ce li avete già a zero, non ci andate con i batteri in maniera troppo forte, magari fate dei piccoli dosaggi di Pro, di E, di Z, anche puntiformi, e poi andate di BioBoost. Mesocosmo, quello che mi piace più di tutti, l'avrete capito, è il Pro, ma in generale i mesocosmi portano dentro molta varietà, molta biodiversità, anche batterica, anche di consorzi algali batterici, quindi aiutano moltissimo. Fitoplancton, Sineco, Black, spesso il Sineco già basta, quindi inutile andare sul Black, lì noi lo consigliamo per casi magari, casi magari un poco più difficili, più particolari. Uno di questi sistemi è stato comunque un poco più tosto da sistemare, per infinite cause, ma anche semplicemente perché aveva un ceppo di cianobatteri particolarmente resistenti. Ne esistono infiniti tipi, verdi, neri, rossi, rosso porpora, rosso viola, infiniti tipi davvero, e alcuni ceppi possono essere veramente ostici da rimuovere, da togliere, da ribilanciare. Dopodiché pulizie, resolve, pulizie, si sgrassa, si toglie, si butta, pulizie, cambi d'acqua, io li eviterei se non semplicemente tecnici per togliere quanta più biomassa di cianobatteri possibile. L'obiettivo è comunque di togliere basta di cianobatteri, quindi quando anche si fanno le pulizie, le aspirazioni, le tempeste in vasca, si dosa e resolve, poi si pulisce molto bene il perlon per filtraggio, potenziare la componente algale e insomma poi le altre cose sono sempre le standard classiche. Dai sistemi che vi faremo vedere sono sempre trattamenti che saranno durati intorno alle 2 settimane nei casi più tranquilli, più leggeri, quindi magari 2-3 operazioni di pulizia, fino a un mese, i casi un mese e mezzo, i casi più pesanti che hanno richiesto molte più operazioni di pulizia, ma appunto che avevano dei ceppi di ciano particolarmente resistenti, particolarmente robusti. Ricordiamoci comunque che sono tra i primi organismi colonizzatori del nostro pianeta, diciamo, sono stati abituati a resistere a qualsiasi cosa, hanno una resistenza folle, comunque sono batteri, non sono microalghe, quindi comunque un gradino di robustezza, diciamo, di possibilità di invasività superiore. Oltretutto i batteri fototrofi, quindi hanno il bello delle alghe, il bello dei batteri, un sacco di meccanismi particolari per assimilare nutrienti anche quando sono estremamente carenti, e riescono a stare in condizioni che per qualsiasi altra specie sono veramente al limite, loro riescono a proliferare tranquillamente. Viene da pensare alla spirulina, al clamat nei laghi salati, salmastri
con pH altissimi e carbonati disciolti oltre ogni limite. Quindi sono organismi estremamente adattabili. Detto questo, ragazzi, più o meno vi abbiamo detto tutto, vi faccio vedere un po' i sistemi, un breve recap su che cosa abbiamo utilizzato, ma di base il trattamento, come vi ho detto, è molto simile a quello dei dino, e seppur le cause biologiche nel sistema e anche la biologia e il metabolismo di diversi organismi sia comunque anche estremamente diverso, poi la correzione è sempre molto simile. La nostra, come vi abbiamo detto molte volte, è una gestione, non sono prodotti singoli, non è un prodotto per togliere il ciano o un prodotto per togliere il dino, quindi un biocida o un algicida o un veleno, è piuttosto un riequilibrare il sistema utilizzando i giusti consorzi di sempre la storia della biologia piuttosto che la chimica, senza tralasciare il fatto che comunque la chimica va mantenuta, ma in questo caso di chimica non intendo molecole, intendo piuttosto i nutrienti e i parametri classici che dobbiamo monitorare. Ovviamente tutto questo, la prima base è avere un sistema con dei parametri stabili. I cianobatteri adorano le instabilità. Con questo è tutto, per ora con i ciano ci siamo. Magari faremo uscire un piccolo articolo, un piccolo reel, qualcos'altro che possa aiutare, ma penso che Giacomo farà già un buon lavoro di montaggio e inserirà tutto. Vi saluto, alla prossima, bello, bello. Us.